Eporedia, è questo il nome antico che lega l'attuale Ivrea alla sua origine celtica dei popoli salassi che la fondarono intorno al V secolo a.C. Il nome fu poi latinizzato dai Romani passando dal nome Iporedia, quindi Ivrea, ed infine Ivrea, ed utilizzando anche il nome di Augusta Eporedia in periodo augusteo. Non lontano dal centro storico sono ancora ben visibili le tracce del passato di colonia romana, ed in particolare emergono i ruderi dell'anfiteatro, ma la caduta dell'impero romano non limitò l'importanza strategica e militare di Ivrea, e tra il VI e VII secolo divenne ducato sotto i Longobardi, per poi assurgere al rango di contea durante il regno dei Franchi. Nell'anno 1000, Ivrea passò sotto il controllo del primo re d'Italia, Arduino da Pombia, in contrasto con il volere dell'imperatore Ottone III di Sassonia. Nell'XI secolo, terminato il periodo di controllo da parte di Arduino e dei suoi sostenitori, la città tornò nelle mani della signoria vescovile. Ed ancora presente, a ricordo di questo periodo, è la torre di Santo Stefano. Dal XII secolo, si assiste al tentativo di affermazione dei marchesi del Monferrato, che comunque si scontreranno con le mire dell'imperatore Federico II. A partire dal 1356, Ivrea passa sotto il controllo dei Savoia ed in particolare sotto il dominio di Amedeo VI, conosciuto anche con l'appellativo di Conte Verde per il colore utilizzato durante i tornei cavallereschi. Da questa data, la storia della città si lega indissolubilmente alla dinastia Sabauda, fatta eccezione per i brevi periodi di controllo spagnolo, e poi francese nel XVI secolo, ed il periodo napoleonico di inizio Ottocento, che perdurò fino alla Restaurazione. Legata alla famiglia Savoia è anche la costruzione del castello che doveva rappresentare il segno del dominio della casata sia sulla città che su tutti i territori del Canavese. I lavori iniziarono nel 1358 su progetto dell'architetto Ambrogio Cognon, al quale il Conte Verde aveva affidato l'opera. Per volontà di quest'ultimo, l'edificio doveva sorgere nei pressi degli altri luoghi deputati al potere politico e religioso. In particolare, il luogo scelto era vicino sia al Palazzo Vescovile che a Palazzo della Credenza, l'attuale sede del comune di Ivrea. Una scelta strategica dunque, che serviva a controllare i traffici verso la vicina Valle d'Aosta. Occorsero circa 37 anni per terminare l'opera ed immenso fu il dispiegamento di uomini e risorse fino alla sua ultimazione nel 1395. Il poderoso edificio, a pianta quadrata con vasto cortile, è rafforzato agli angoli da slanciate torri cilindriche che ancora oggi svettano dall'alto del colle. Struttura nata come baluardo difensivo in un'area come quella del Canavese, teatro di sanguinose lotte tra i signori di Valperga e quelli di San Martino, con questi ultimi che godevano dell'appoggio dei Savoia, divenne via via una residenza elegante e centro di diffusione culturale e delle arti, non solo avamposto militare dunque, ma ricca dimora signorile nella quale spiccarono le figure di Iolanda di Francia, figlia di Luigi XI, e Beatrice di Portogallo. La sua funzione di residenza signorile terminò con l'inizio delle guerre tra francesi e spagnoli che, come in tante altre aree del Piemonte e dell'Italia, portarono alla distruzione di tanti edifici ed opere d'arte. Il castello fu dunque trasformato nuovamente in presidio militare per poi divenire rifugio per i profughi che fuggivano dal dissennato conflitto, ed in ultimo, con la riacquisizione del potere da parte dei Savoia fu trasformato in carcere. Occorre però dire che tutta la struttura del castello si inserisce in un contesto che fa di Ivrea una cittadina in cui la storia e l'architettura si fondono in un connubio che ne evidenzia tutti i periodi della sua evoluzione, rendendola armoniosa e sempre piacevole da visitare. Le sue torri medievali si combinano con gli eleganti palazzi neoclassici e con le ville Liberty che in parecchi punti della città si offrono alla vista dei visitatori. Non stupisce dunque che da questo passato sia nata anche la storia della Olivetti, delle sue tecnologie all'avanguardia sia nel settore delle macchine da scrivere che nella costruzione dei calcolatori elettronici,
e soprattutto di quel progetto di una visione umanistica del mondo del lavoro che Adriano Olivetti coltivò per tutta la sua vita. L'appartenenza di Ivrea all'elenco dei siti patrimonio UNESCO è solo il sigillo ad una realtà che unisce il passato ed il presente, e partire dal suo castello è solo un modo per invitarvi a visitare questa cittadina. Sperando che il video vi sia piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Andalas, anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie ed arrivederci al prossimo video.